Ecco, non è sempre tutto facile, c'è quelle giornate di corrente fortissima e niente, ho sparato il pesce convinto di prenderlo al punto giusto, l'ho preso credo al centro, speriamo che ancora sta giù e niente, devo andare a sgrovigliare il filo praticamente che è rimasto attaccato in qualche scoglio lì, speriamo che non si taglia il filo e perdo asta e pesce e facciamo due guai al posto di uno. Scendo con la GoPro sulla fronte giusto per rendervi conto anche voi da casa che le situazioni non sono tanto belle facili, soprattutto quando le quote iniziano ad essere importanti. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e nella mia terra salentina. Qui in questo meraviglioso location ho iniziato la mia avventura nel Magico Blu. Il faro di Torre San Giovanni, il simbolo di questa location, situato di fronte al porto turistico, si affaccia sulla costa sud-occidentale con questa enorme scacchiera che lo differenzia da tutti gli altri fari. Nasce come sito di difesa da parte dei Saraceni, voluto da Carlo V, pensate, nel XVI secolo. Nel corso del tempo ha mutato la sua funzione, da difesa del territorio a faro. Con un attivo servizio dal 1965, illumina tutte le sere le anime dei pescatori. Ma il vero cuore è quello che differenzia questo faro è nel suo interno. Questa meravigliosa sala di forma ottagonale lo rende un luogo sacro e di vita marinara. Basti pensare che in Italia sono presenti solo 2 fari con sala ottagonale. Ragazzi, noi siamo pronti per questa nuova e meravigliosa avventura nel Magico Blu. Finalmente sono ben adattato alla pesca profonda. Il mio gommone taglia le onde appoggiando sull'acqua con dolcezza la sua ghiglia, scivolando via. Oggi voglio ritornare su vecchi punti che ho abbandonato da qualche anno. Chissà come andrà. Prima di ogni immersione è mia abitudine effettuare delle attivazioni. Inizio con dei movimenti rotatori delle arti superiori, per poi concentrarmi sulla base respiratoria. Successivamente mi riposo un attimino. Sono animali, quelli sono animali. Prima di appostarmi inizio ad effettuare dei giri di perlustrazione, giusto per beccare per bene il branco di pesce che poco prima di questa immersione il mio ecoscandaglio mi ha marcato con gran prepotenza. Qui regna la totale serenità. Infatti un esemplare si stacca dal branco, incuriosito dalla mia presenza, si avvicina. Ovviamente non c'è storia. Beh, nonostante il preciso tiro, il dentice rimane vivo e vegeto. Cerco di staccarlo dal fondo, ma niente, il filo viene trattenuto da un non so cosa.
credo che sia uno sperone di roccia. Cerco di avvicinarmi, ma niente, il correntone mi riporta indietro. Ovviamente decido di risalire. Vedo che il filo si allontana da me, creando una pancia impressionante, segno che la corrente è davvero forte. Ovviamente, mentre risalgo, spero in un miracolo per evitare il tuffo successivo. Che casino, sono improvvisato l'asta sotto qualche scoglio. Sincero? Semplice, però sta libero, il sagolato e sta incrovigliata e la corrente che sta a rompere le palle. Scendo con la GoPro sulla fronte giusto per rendervi conto anche voi da casa che le situazioni non sono tanto belle facili, soprattutto quando le quote iniziano ad essere importanti. Ovviamente per mia sicurezza scendo col piombo mobile e molto presto farò un video sul piombo mobile per farvi un po' capire l'uso del piombo mobile e il senso del piombo mobile soprattutto. Quindi io uso 4,5 kg, non di più, quindi esco molto leggero. In cintura metto 2 kg che mi regolano, diciamo a 30 metri sono un peletto positivo. No, prima una maschera. Ma di confusione. Qui la situazione è davvero critica. Pasquale mi accompagna a monte del punto per cercare di farmi immergere quanto più preciso possibile. Una volta allacciata la boa al fucile, curo la mia immersione in maniera maniacale, come è mio solito fare. Praticamente mi preparo come se fosse un record. Curo per bene la respirazione e i tempi di recupero, fondamentali in ogni tipo di immersione, anche per le meno fonde. Spesso gli incidenti avvengono proprio per la fretta, sottovalutando così ogni tipo di pericolo e soprattutto di campanello di allarme. Comunque la mia immersione nel tentativo di sgrovigliare l'asta diventa davvero un record. La corrente è così forte che faccio fatica a vedere il filo. Per fortuna il colore dell'asta mi permette di identificarlo e quindi di pineggiare verso di lui, trovando così il punto d'arpiglio della sagola e recuperare l'asta. Molto spesso chi vede questi video sembra che sia tutto facile, invece no, non lo è. È un nuovo modello di canna, bellissimo. Il tiro era buono, dai, infatti il tiro era ottimo e il problema è che si è aggrovigliato su quella sperone di fanculo, non ho fatto fare la botta, poi il correntone alla fine sono caduto almeno a 10 metri, per non dire 15 prima del punto, un attimo, e quindi mi ha fatto schiattare. Ce n'erano altri sotto che sono sceso a scagliare l'asta. Ce n'è uno più o meno simile che mi stava scodando, l'ho salutato, ho tolto l'asta e ho detto vabbè, poi ci vediamo l'altro giorno. Allora, ragazzi, la scelta sul K9 di avere un'asta colorata, in questo caso grigia, è quella innanzitutto di differenziare i due colori, quindi avere una linea di tiro abbastanza visiva.
E poi in secondo luogo, secondo me, come vi ha visto anche in questo video, l'asta è ben visibile. Io sinceramente il filo l'avevo perso mentre scendevo, non vedevo più il filo perché la corrente mi portava fuori, quindi dovevo pinneggiare per tutto il tempo e da lontano ho visto la mia asta appunto appoggiata sullo scoglio, e quindi comunque è molto favorevole avere un'asta, ecco, colorata grigia in questo caso, che secondo me è il colore migliore. Mantra o Edge? Ma com'è difficile scegliere? Dai, prendo quelle prepotenti, le Edge rosse Ferrari. Decidiamo di lasciare il banco tranquillo e ci spostiamo su una pietra sulla sabbia. Questa pietra spesso mi regala dei grossi pesci, parliamo di cerve bianche, corvine grosse, ma sappiamo ovviamente, un giorno non è come l'altro. Qui l'azione di caccia è tutta differente, sei con il fucile in caccia, pronto a scoccare il tiro. Ovviamente la prima regola è quella di non avere mai fretta. Quindi mi perlustro per bene il grosso grottone con assoluta tranquillità. Solo che non vedo pesci grossi, ma vedo solo delle belle mostelle. Ma che dire, quasi quasi ne prendo una, va. Il nostro sport si basa su una sola parola chiave, che apre tutte le porte del nostro benessere. La parola chiave si chiama rispetto. Rispetto verso il mare, ma soprattutto dei nostri limiti.